Buongiorno, sono Roberto Mancino, responsabile della parte di Demand and Supply Planning all'interno della Diasorin. Amiamo definirci specialisti della diagnostica. Ci occupiamo quindi della produzione di reagenti, di test e di kit di diagnostica per diagnosticare le varie malattie. I requirement iniziali partivano dall'esigenza di creare un processo ed un progetto di demand planning, in quanto la domanda veniva collettata dalle diverse country in una maniera piuttosto artigianale, tramite l'utilizzo di file Excel, di richieste via mail, strumenti non ufficiali e non evoluti, e quindi si voleva collettare il tutto con uno strumento più evoluto. Al tempo stesso si voleva rendere automatizzata e con un supporto tecnologico la parte di inventory, e quindi per quanto riguarda la pianificazione sia dalla parte delle filiali commerciali con stock sia da parte dei siti produttivi. Infine un altro requirement che è poi venuto fuori è stato quello di avere una reportistica, quindi una dashboard di reportistica per la supply chain che fosse completa e permettesse di avere una corretta visibilità dei vari KPI. La soluzione Sedapta è stata scelta perché nel confronto con ovviamente altri competitor ha garantito essenzialmente due vantaggi fondamentali. Una era la scalabilità, ovvero la possibilità di iniziare con dei moduli. Noi abbiamo appunto iniziato con il modulo di demand, il modulo di inventory e la parte di analytics, ma poi poter proseguire eventualmente in step successivi nel corso della vita dell'azienda con i moduli successivi, quindi eventualmente con la capacità finita, piuttosto che lo schedulatore, order promising o tutte le altre parti della suite Sedapta che ci sono state illustrate già in fase di progetto e che ci hanno permesso quindi di guardare sì a risolvere il problema dell'oggi, ma anche a pensare al domani. Al tempo stesso l'altro grande vantaggio che abbiamo intravisto nella possibilità di utilizzare Sedapta rispetto anche a player magari più grandi e più standardizzati era la possibilità di avere sì una struttura che era già ben definita con dei moduli ben solidi, ben strutturati, ma al tempo stesso che si potesse adattare alle nostre esigenze, fosse un minimo customizzabile all'interno di un'azienda che di customizzazioni ne aveva tantissime. Ovviamente è stato un progetto di mediazione dentro il quale alcune customizzazioni sono state ridotte, questo è stato anche un vantaggio per evitare di avere una eccessiva particolarizzazione, ma al tempo stesso alcune customizzazioni necessarie sono state mantenute ed è stato possibile farlo con un partner che ci ha seguito all'interno di queste richieste. I benefici riscontrati sono stati nell'ambito della demand essenzialmente una maggiore frequenza innanzitutto del processo, che era a livello quarter, quindi trimestrale, ed è passato ad essere mensile. Questo ha permesso ovviamente, soprattutto poi in eventi come la pandemia che è arrivata successivamente, di avere un adeguamento dei dati molto più frequente, e questo ci ha permesso quindi di reagire molto più prontamente alle esigenze dei mercati. All'interno della parte di planning, sia per quanto riguarda le filiali, sia per quanto riguarda i siti produttivi, di avere in automatico una serie di calcoli e di suggerimenti da parte del sistema. Penso alle coperture calcolate in automatico dal sistema, che quindi ti suggerisce quando lanciare una produzione o un approvvigionamento di prodotto, o penso al potential scrap, quindi al prodotto che sta scadendo e che tante volte capitava che magari le filiali commerciali non si rendessero conto che gli stava scadendo e quindi poi arrivavano ad ordinarlo quando ormai erano già a magazzino zero. Queste situazioni si stanno evitando grazie a questo intervento. Infine poi un vantaggio che magari talvolta è meno visibile ma altrettanto importante è quello appunto di un dashboard di KPI completo, automatizzato, che fa perdere meno tempo di prima e garantisce più informazioni.